8 Gran Premi, un solo obiettivo, difendersi. Nell'ultimo episodio abbiamo affrontato la parte centrale della stagione tra strategie coraggiose e colpi di scena e alla fine ce l'abbiamo fatta. La Lamborghini è ufficialmente la terza forza del mondiale. Adesso resta l'ultimo passo, difendere quel terzo posto nei costruttori e costruire il futuro, lavorando già sulla monoposto del 2027. Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti nel 34esimo episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager alla guida della scuderia Lamborghini. Oggi si riparte da Singapore. Le qualifiche a Singapore sono fondamentali perché su questo tracciato sorpassare è tutt'altro che semplice. Entrambi i nostri piloti centrano il Q3, ma mentre Behrman si salta all'ultimo tentativo e stampa un gran giro, Antonelli sbaglia il settore centrale e non riesce a migliorarsi. Alla fine scatteremo rispettivamente in quarta e settima posizione. In gara optiamo per una strategia identica su entrambe le vetture. 2 soste con doppio stint su gomma rossa e uno centrale sulle hard. L'attesa per la gara è alle stelle ormai e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. Finalmente ci siamo! Ecco il Gran Premio di Singapore. Si spengono le luci e via, partiti! Tutto procede come previsto, finché una safety car causata da un contatto tra una Williams e Charles Leclerc non stravolge i piani pochi giri dopo il nostro primo pit stop. Decidiamo allora di rischiare, portare le hard fino alla fine. Un azzardo che paga solo in parte. Antonelli riesce a gestire e chiudere ottavo, salvando qualche punto importante. Behrman invece soffre di più il degrado nel finale e resta fuori dalla zona punti. Forse avremmo potuto rivedere la nostra scelta, ma con il terzo posto, ormai quasi sicuro, potevamo permetterci di osare. La gara viene vinta da Oscar Piastri davanti a Verstappen e al compagno di squadra, che partiva dalla pole, ma, come è successo ad altri nel video precedente, chiude solo terzo. La top 10 è piena di rimonte, con persino Tsunoda che strappa un punto con la Sauber. Nel mondiale piloti Piastri piazza il colpo, 26 punti pesanti e 11 rosicchiati al compagno di squadra, che però ha solo da gestire. Nei costruttori, incredibilmente, guadagniamo 4 punti sulla Visa e ne perdiamo solo 8 dalla Haas. Considerando come si era messa, direi che ci è andata di lusso. Infine, è ufficiale. Da questo momento tutte le risorse verranno concentrate sulla vettura del 2027. Gli ultimi aggiornamenti sono stati installati, quindi approfitto di questa schermata per mostrarvi lo stato attuale della nostra monoposto e con quali armi combatteremo fino alla fine della stagione. Ma ora è il momento di tornare in America per la terza ed ultima volta, perché ci aspetta il weekend di Las Vegas. In qualifica, nell'ultimo tentativo del Q3, Antonelli non si migliora in nessuno dei primi 2 settori, risultando decisamente più lento di Behrman, nonostante il fucsia nel terzo settore. Chiude decimo, mentre il compagno si migliora in tutti i parziali e termina quinto. Con le penalità inflitte ai 2 piloti Red Bull, entrambi guadagnano 2 posizioni sulla griglia. Le squadre stanno completando le ultime verifiche. Ormai non manca molto alla partenza della gara. L'atmosfera è elettrica qui per il Gran Premio di Las Vegas. Si spengono le luci e via, partiti! A Las Vegas le strategie si dividono, alcuni puntano sulle 2 soste, mentre noi scegliamo la via più conservativa, con una sola sosta e combinazione media-hard. Behrman scatta alla grande dalla terza posizione, tiene il passo delle 2 McLaren e approfitta della loro lotta per lanciarsi lungo il rettilineo, sfruttando la doppia scia e il DRS. Alla staccata è davanti, primo, ma la festa dura poco. In un duello ruota a ruota con Norris, Behrman viene accompagnato largo, tocca il muro e danneggia l'ala anteriore. Prova comunque a tornare ai box, ma con l'ala rotta diventa un vero e proprio tappo per il gruppo, e proprio in quel momento Antonelli ne approfitta. Una mossa magistrale gli permette di guadagnare 4 posizioni in un colpo solo, passando dal quinto al primo posto. Antonelli guida con autorità, ma con il degrado delle gomme inizia a perdere terreno, scivolando fino alla quarta posizione. Poi, a sorpresa, entra in pista la safety car. Contatto tra Albon e Norris. Rientriamo subito per montare gomme soft usate e giocarci il tutto per tutto negli ultimi giri. Ripartiamo terzi dietro la safety, ma non riusciamo a sferrare l'attacco. Anzi, negli ultimi metri arriva anche il sorpasso di Piastri e Antonelli chiude quarto. Behrman, ancora una volta, fuori dai punti. La top 10 è incredibile. Ricciardo vince guadagnando 8 posizioni rispetto al via. Verstappen chiude secondo dopo una rimonta di 9 posizioni e Ocon è settimo, recuperandone addirittura 14. Tsunoda è sesto con la Sauber e addirittura Sargent riesce ad arrivare a punti. Una gara senza senso. Con la terza posizione odierna in ritiro forzato del compagno, Piastri recupera altri 15 punti e si porta a soli 23 da Norris, che ora rischia seriamente di perdere questo campionato. Grazie ai punti di Antonelli riusciamo a limitare nuovamente i danni, perdendo solo 4 lunghezze dall'inseguitrice più vicina, ma è imperativo tornare con entrambe le auto a punti. L'opportunità si presenta pochi giorni dopo, quando da Las Vegas ci trasferiamo a Città del Messico. Per la gara è previsto un diluvio, ma le qualifiche si svolgono su pista asciutta. Nel Q3 tutta la griglia mette a segno il miglior giro al primo tentativo, perché già dal secondo inizia a piovigginare e le slick non sono più efficaci. Antonelli torna a far bene anche in qualifica, piazzando la sua Lamborghini al quarto posto, mentre Behrman si deve accontentare del settimo. Ma anche in questo caso 2 penalizzazioni a Norris e Albon permettono ai nostri di scattare rispettivamente 1 e 2 posizioni più avanti. È bello
avervi qui con noi per vivere insieme le grandi emozioni di questo weekend di gara. Che gara ci aspetta? Scopriamolo insieme qui al Gran Premio del Messico. Si spengono le luci e via, partiti! A Città del Messico ci aspetta una gara particolare, condizionata dalla pioggia fin dalla partenza. Montiamo le full wet perché diluvia e poi ci adattiamo con attenzione man mano che il meteo evolve. La strategia stavolta è tutta nella lettura del tempo. I nostri piloti partono bene e nel primo stint girano puliti, senza errori, al contrario del resto della griglia che accumula sbavature, testacode e forature. Anche Norris, nel tentativo di azzardare una sola sosta, finisce per forare e precipita in fondo al gruppo, ultimo tra quelli ancora in gara. I nostri invece restano concentrati e costanti, evitano rischi inutili, mantengono il passo e portano a termine una gara perfetta e alla bandiera a scacchi arriva un risultato storico. Per la prima volta la Lamborghini piazza entrambe le vetture sul podio. Antonelli chiude secondo e Berman terzo. Un doppio podio che premia una giornata gestita con lucidità assoluta, ma il gioco decide di celebrare la vittoria al mondiale costruttori della McLaren, saltando completamente la scena del podio. Sono senza parole, non ci voglio credere. Comunque, quello che sorride di più è Piastri, che vince la gara davanti ai nostri due piloti. E con Norris fuori dai punti, questo significa sorpasso. Con i 26 punti conquistati supera il compagno in classifica di appena 3 lunghezze. Ma per come stanno andando le cose ultimamente, direi che non è male. Nel campionato dei costruttori facciamo incetta di punti, guadagniamo 33 punti sulla Visa e altri 19 sulla Haas, ma non dirò nulla, visto l'effetto che le mie parole hanno avuto su Norris. Senza grandi novità voliamo in Brasile per il 21esimo turno di questa stagione, che prevede anche la gara sprint. Nelle qualifiche della sprint Berman torna davanti al compagno, piazzandosi terzo, mentre Kimi scatterà dalla sesta piazza. Ma nella gara il passo dell'italiano è decisamente migliore e lui è chiudere terzo, mentre l'inglese perde 2 posizioni e chiude quinto. Ci spostiamo quindi in auto proprio con lui, nell'ultimo tentativo del Q3, valido per la gara completa. Berman riesce a migliorarsi leggermente rispetto al primo tentativo, ma anche Antonelli si migliora, risultando più veloce di circa 70 millesimi. Con la penalità inflitta a Verstappen partirà domani dalla terza posizione, con Berman affiancato in quarta. Ben ritrovati! In pista sono in corso gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara. E ora pronti per il Gran Premio di San Paolo. Luci spente e via, partiti! Anche in Brasile la pioggia è protagonista, ma stavolta si parte con gomme intermedie. La gara dura appena un giro prima che venga esposta la bandiera rossa. Sargent finisce a muro in curva 1 e costringe tutti a fermarsi. Dopo 20 minuti di pausa si riparte ancora sotto la pioggia. I nostri lottano per mantenere le proprie posizioni e tutto sommato ci riescono. Perdiamo solo un paio di piazze ma restiamo saldamente in zona punti. Intanto la pista si asciuga giro dopo giro e nella parte finale arriva il momento decisivo. Siamo i primi a rientrare per montare le slick. La scelta è giusta e ci regala un bel vantaggio. Antonelli sfrutta perfettamente l'undercut, vola nel giro d'uscita, evita il traffico e chiude in quarta posizione. Berman invece rimane imbottigliato tra le altre vetture, perde tempo prezioso e per l'ennesima volta chiude fuori dalla zona punti. E alla fine a vincere è ancora una volta Ricciardo con la Haas davanti a Norris e Verstappen. Ve lo dico, se la Haas prende un altro pilota di livello nella prossima stagione saranno dolori. Intanto con i risultati di oggi Norris guadagna 3 punti sul compagno di squadra e si riporta davanti, ma a pari punti. A poche gare dal termine questo mondiale è più aperto che mai. Non lo è il campionato costruttori, che purtroppo è stato deciso già nella scorsa gara, anzi in realtà praticamente da inizio stagione. L'unica novità è che ora è la Haas a occupare la quarta posizione, diventando la nostra nuova diretta inseguitrice. Tornati al quartier generale, finalmente dopo un tour de force incredibile, vi informo che stiamo lavorando anche sulle nostre strutture. Come esempio vi porto il centro meteorologico, raggiunge infatti il livello massimo e da ora ci fornirà dati finalmente super precisi. Dopo una pausa di qualche settimana si torna a correre a Baku, la capitale dell'Azerbaigian. Anche in questa occasione raggiungiamo il Q3 con entrambi i piloti, ma mentre Antonelli si migliora di molto nell'ultimo tentativo, il compagno non riesce a fare lo stesso e viene sorpassato dall'italiano. Domani, grazie alla penalizzazione di Piastri, partiremo nuovamente in terza e quarta posizione, con i nostri uno al fianco dell'altro. Bene, manca pochissimo al semaforo verde per quella che si prospetta una sfida molto serrata. L'attesa è finita e inizia il Gran Premio dell'Azerbaigian. Si spengono le luci e via, partiti! A Baku partiamo in ottima posizione e la strategia è semplice ma efficace. Una sola sosta con partenza su gomma gialla e stint finale su gomma bianca. La partenza è pulita, il primo stint solido e proprio quando ci stavamo preparando al pit stop arriva un piccolo colpo di fortuna. Una virtual safety car causata da un errore di Perez in curva 1. Ne approfittiamo subito e rientriamo per montare le hard. Nel secondo stint il nostro passo è ottimo ma la gara si stabilizza. Davanti a noi sono troppo lontani per essere attaccati. Dietro non c'è nessuno che possa impensierirci. Restiamo in mezzo al nulla per diversi giri. Alla fine l'unico a superarci è Piastri
che risale dalle retrovie con un ritmo impressionante. Per noi, comunque, un altro solido piazzamento, quarta e quinta posizione. A vincere Verstappen davanti a Piastri e Norris, e su Norris davvero non ho più parole. Aveva il match point e invece riesce a perdere punti anziché guadagnarne. Infatti nella classifica piloti l'australiano si riporta a più 3 e attenzione anche a Verstappen che zitto zitto è tornato a meno di 50 punti dal primo posto. E non dimentichiamoci della Visa che dà finalmente segnali di risveglio e controsorpassa la Haas. 2 punti di vantaggio non sono nulla, ma intanto si riprende la quarta posizione. Il penultimo appuntamento dell'anno ci vede impegnati in Qatar, dove andrà in scena l'ultima gara sprint di questa stagione. Nelle qualifiche della sprint i nostri piloti conquistano la quarta e la quinta casella, con l'inglese davanti al compagno. La pole va a Norris, che partirà con Piastri al suo fianco, seguito poi da Verstappen. La gara non offre grandi emozioni per quanto ci riguarda, ma davanti a noi Piastri mette a segno una vittoria importante, mentre Norris perde 2 posizioni e chiude terzo. Noi con Berman manteniamo la quarta posizione, mentre Antonelli ne perde una e conclude sesto, superato da un Perez in forma smagliante, autore di ben 6 sorpassi in gara. Nel Q3 delle qualifiche per la gara completa, ancora una volta l'ultimo tentativo dei nostri non è il migliore. Si migliorano solo in uno dei 3 settori, ma non nel tempo complessivo. A Berman basta per restare in quarta posizione, mentre ad Antonelli va peggio e dopo la penalità a Perez, domani scatterà settimo. Standing ovation per Joe, terzo con la sua Haas, mentre il compagno partirà decimo. L'attesa per la gara è alle stelle ormai e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. Stiamo per partire qui in Qatar. Si spengono le luci e via, partiti! In Qatar la gestione delle gomme è sempre un'incognita, complice il caldo estremo e il degrado elevato. Partiamo con l'idea di seguire una strategia e una sosta, lasciandoci però margine per cambiare in corsa. Antonelli si conferma ancora una volta solido, gestisce con intelligenza ma senza rinunciare all'attacco. Riesce a farsi spazio nel traffico e porta a casa un'ottima sesta posizione, sempre sotto controllo. Berman invece fatica. Dopo qualche giro decidiamo di passare alla strategia a 2 soste, ma la scelta non paga. Il secondo stint è complicato, perde terreno e nel terzo non ha il passo per rimontare e chiude soltanto nono. Piastri parte primo, difende bene in curva 1 e poi scappa via, chiudendo con 8 secondi di vantaggio sul compagno, che termina secondo. L'ultimo gradino del podio va a Verstappen. I risultati di questo weekend sono una vera mazzata per Norris, che perde altri 9 punti e ora si ritrova a 12 lunghezze da Piastri. All'australiano basterà un terzo posto da Abu Dhabi per laurearsi campione per la seconda volta. Nel campionato costruttori non cambia nulla, tutte le squadre guadagnano punti sulle dirette inseguitrici e la classifica si stabilizza. Prima di volare ad Abu Dhabi per l'ultimo appuntamento stagionale vi informo che si sono concluse le ultime ricerche per la prossima annata. Gli studi sulle tonne anteriori e sospensioni portano a 4 i progetti attivi su tutti i componenti della futura vettura. E quindi eccoci qua, ultima gara della terza stagione. Siamo in auto con Antonelli nelle ultime curve del suo giro di qualifica. Si sta migliorando, ma i suoi tempi non sono granché. Infatti il crono finale gli vale soltanto l'8ª posizione, mentre il compagno si prende la sesta. Bravissimi Bottas e Ricciardo, che portano le rispettive vetture al terzo e quarto posto, ma le penalizzazioni che pendono su di loro ci favoriscono, permettendoci di guadagnare 2 posizioni in griglia. Attenzione però, tra i nostri 2 piloti si inserisce Piastri, più carico che mai, deciso a non buttare il mondiale negli ultimi chilometri, mentre il compagno di squadra, Norris, partirà dalla pole. Ben ritrovati! In pista sono in corso gli ultimi preparativi. Ormai è tutto pronto per la gara. C'è moltissima attesa per il Gran Premio di Abu Dhabi. Si spengono le luci e via, partiti! Ad Abu Dhabi non abbiamo molto da chiedere, l'obiettivo è semplice, difendere la zona punti senza rischi inutili. Optiamo per una strategia a 2 soste ma senza forzare il passo. Piastri si libera subito di Berman e si lancia all'inseguimento delle prime posizioni, ma dopo appena 10 giri la bandiera rossa blocca tutto e azzera ogni distacco. Alla ripartenza i nostri scelgono la via della prudenza, nessuna lotta inutile, nessun rischio, solo la volontà di portare entrambe le vetture al traguardo. Missione compiuta, Kimi chiude settimo, Berman ottavo. Un finale tranquillo per una stagione che ci ha finalmente consacrati. Ma è giusto concentrare l'attenzione sulla lotta per il titolo. Norris gestisce la grande e in soli 2 terzi di gara mette 10 secondi tra sé e Verstappen, che chiude secondo. Ma Piastri alla fine riesce nella rimonta e chiude esattamente terzo, e senza giro veloce sono solo 10 i punti guadagnati da Norris. Non che avrebbe fatto molta differenza, perché come vedete i punti di distacco restano 2. E quindi l'australiano, il patato come lo chiama Amos, ciao Amos, si laurea campione del mondo per la seconda volta in carriera. Congratulazioni Oscar e grazie per aver dato un senso a questo finale di stagione. Prima di salutarci diamo un'ultima occhiata alla crescita della nostra coppia di piloti. Ripartiamo da qui, 2 giovani con un overall di 88 che nella prossima stagione, ne sono sicuro, faranno tremare chiunque. Con questa schermata che ci incorona ufficialmente terza forza vi dico che per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!